Bene, un saluto a tutti, è la seconda volta che registro questo video, la prima volta la telecamera aveva deciso di spegnersi per conto suo, quindi sarà ancora più difficile per me riuscire a fare un recap di tutto quello che vi stavo dicendo, ma ci proverò di nuovo. Allora, intanto ringrazio tutti quelli che hanno deciso di iscriversi al canale, perché effettivamente siamo passati dall'avere 2 settimane fa 50 iscritti, adesso siamo più o meno sopra i 175 iscritti, sono sempre pochi, non sono un canale da 30-40 mila persone, però pian pianino si cresce e in questo caso devo ringraziare tutti voi, perché se non fosse per voi non ce la farei ovviamente, non starei neanche capendo se sto seguendo la strada giusta o no, perché si provano tanti progetti, ma in questo caso per fortuna sembra che stia avendo un seguito abbastanza valido, poi di gente interessata che mi commenta, soprattutto grazie veramente. Ora sono qui per mostrarvi come ho costruito il mio forno, quello che utilizzo adesso in casa ultimamente, il mio forno elettrico, che arriva a una temperatura di 450 gradi in camera, 500 gradi, anzi 600 per quanto riguarda la parte alta e 420-450 nella parte bassa. Principalmente perché ho deciso di optare per un forno del genere. Allora, prima di tutto volevo un qualcosa che non fosse a gas, perché principalmente il gas mi spaventa, non sono proprio uno che effettivamente sa destreggiarsi bene con la fiamma, di conseguenza mi spaventa l'idea che potrebbe andare a fuoco qualcosa, anche se sono cose sicure, ma comunque autocostruirsi qualcosa a gas determina che tu debba avere una conoscenza di ciò che stai facendo molto elevata, quindi di conseguenza ho detto no, meglio di no. Ho preferito la corrente per 2 motivi: prima di tutto il fatto di poterla utilizzare in casa, perché comunque in casa tutti abbiamo un salvavita, è abbastanza sicuro avere un salvavita in casa, di conseguenza possiamo star tranquilli che ciò che faremo non darà difficilmente potrebbe causare un disastro. E seconda cosa, comunque il fatto di avere la corrente consente di poterlo utilizzare sia all'interno che all'esterno. Ovviamente all'esterno si intende fuori a un balcone, fuori a un terrazzo, non è che potete immaginare di potervi portare il forno mentre fate le scampagnate, siamo chiari, perché ovviamente uno, a meno che non si porta un generatore a diesel, difficilmente riuscirà a utilizzare quel genere di forno, ma comunque anche portarsi un unicoda che ovviamente è a gas comporterebbe l'idea di doverti portare pure la bombola, quindi dovresti comprare a pellet e giù altri problemi. Quindi le scampagnate leviamoci dalla testa. Ora, tornando a noi, perché stavo divagando, perché ho scelto di autocostruirmi il forno, principalmente per vari motivi. Il primo fra tutti è che la soddisfazione principale di poterti fare qualcosa da solo è sempre la cosa più bella. La seconda è che volevo che fosse anche un complemento d'arredo, e poi capirete perché. La terza perché ovviamente non ho 600 euro da spendere per un forno. Tra l'altro mi è nato da pochissimo mio figlio, ha 1 mese di vita in questo momento, quindi tutti i soldi e tutte le risorse vanno principalmente per lui e per il suo benessere. Ma a parte tutto questo, poi comunque bisogna tenere presente che non avevo 600 euro da spendere per un F1, non avevo 300 euro da spendere per un unicoda e poi i relativi problemi del gas, non avevo più voglia di utilizzare il Lillo per il problema principale troppo basso e troppo stretto secondo le mie necessità, perché comunque fare pizze da 28 cm, 30 cm, perché piacendomi quelle alte, ed è per evitare poi stare attento di non bruciare la parte alta sopra la resistenza, eccetera eccetera. Poi tra l'altro ho visto gente che ha avuto dei problemi con il Lillo, ma qui lascio stare, perché comunque l'ho avuto, funzionato, cioè funziona bene, quindi il problema su quello non ci dovrebbe essere. Ma comunque ho preferito farmi un forno che avesse una forma principalmente ben definita, perché non so saldare, cioè io tutto so fare, ma saldare proprio non è arte mia, quindi di conseguenza ho saltato quella parte e ho preferito quindi optare per un forno che avesse una forma ben definita da poter modificare, dove poterci mettere quindi poi un biscotto nella parte sottostante che prendesse tutto il calore e sopra una bella resistenza. Lo spazio interno siamo più o meno attorno a un'altezza di 15-16 cm, quindi volendoci si può fare anche del pane, ci si possono fare molte cose. Siamo forse anche oltre i 15-16 cm se vado a pensare alla cupola, però la resistenza io l'ho messa un po' più giù, volendola si può anche alzare, poi capirete pian piano nel video di cosa sto parlando. Ora, per non dilungarmi troppo, vi mostro il video riguardante la realizzazione e piano piano cercherò di descrivervi quindi nella didascalia quello che è stato fatto. Detto questo, vi ringrazio tutti per la visualizzazione del video, spero che vi possa piacere. Intanto chiedo a tutti quanti di iscrivervi al canale se potete, se volete, se avete voglia, se volete anche un bel like, io non lo disdegno, e ci vediamo per le conclusioni finali. Il video sarà tra l'altro diviso in 2,
l'ho diviso in due perché il video sarebbe risultato troppo lungo altrimenti, quindi di conseguenza ho preferito fare due video separati, li metterò e li monterò, ci vorrà un po' di tempo per montare tra il primo e il secondo, quindi penso a una distanza di una settimana. Se li state vedendo nel futuro li avrete già tutti e due uno dietro l'altro. Intanto vi chiedo un po' di pazienza per favore, perché non è facile, soprattutto destreggiarsi adesso con un bambino in arrivo, cioè che è appena nato, e quindi di conseguenza vi chiedo cortesemente un po' di pazienza, aspetterete una settimana nel caso lo stiate vedendo proprio qui nel presente. Ora vai col video. La prima cosa che ho fatto è stato eliminare la valvola che si trova al centro. Non è stato facile, però pian piano ce la si fa. Inizialmente avevo pensato di tagliare, vedete dove ho segnato col pennarello, ma poi mi sono detto perché rischiare di fare un taglio storto quando poi ci sono delle linee ben definite riguardanti proprio appunto le zone dove c'è la piegatura, quindi di conseguenza ho ben deciso di tagliare principalmente dove c'è proprio la zona dove ci sono le linee ben delineate, quindi di conseguenza come ben vedete appunto il taglio non è stato fatto quindi poi sulla zona segnata col pennarello, e da lì poi ne ho ricavato quindi un taglio verticale che poi continuerà dall'altro lato. Questo fa sì che appunto ci sia una sorta di bocca. Ecco, questo è stato un errore fatto da me. Inizialmente pensavo di poter mettere questi cardini lungo appunto tra la porta e il fusto, solo senza rendermi conto appunto che sarebbe stato molto scomodo. Infatti quando andavi poi ad aprire la porta ti ritrovavi un portello da 35 cm che invadeva la stanza e tra l'altro sarebbe stato incandescente, quindi di conseguenza inizialmente ho bucato ho fatto questi tre fori. Faccio vedere questa parte proprio perché appunto si fanno degli errori, ma poi li ho ristuccati con dello silicone. Questo è un motorino comperato da silicone per le alte temperature, tra l'altro. Questo è un motorino che ho comprato da eBay per 4 euro. Ho voluto montarlo sulla parte bassa per far sì che appunto ci fosse un piatto girevole, quindi mettendoci poi il biscotto questo motorino avrebbe fatto sì che il biscotto ruotasse. Come vedete qui ho fatto le varie prove, tutto funziona, vedete bene, ruota tranquillamente senza nessun problema. La zona della valvola di conseguenza è stata tagliata. Fate attenzione su questo momento, non tanto per vedere di cosa sto parlando, ma perché bisogna capire che quello che effettivamente nel fusto è il lato alto, in questo caso verrà ruotato di 360 gradi e di conseguenza diverrà il lato basso. Lì infatti verrà montato il motorino acquistato su eBay. Ripeto, l'ho acquistato 4 euro, in realtà costava 8, ho trovato un'offerta che appunto me l'ha fatto dimezzare di prezzo. È un classico motorino da barbecue, è nulla di che, 220 volt, l'ho voluto prendere apposta da 220 volt perché sarebbe stato inserito direttamente nella spina. In questo caso vedete la valvola principale è stata tagliata. Con un disco abrasivo ho quindi di conseguenza smerigliato un po' le sbavature del taglio, sempre utilizzando il flex in questo caso. Dopodiché con una fresa a tazza mi sono preso un cerchio che fosse grande quanto il foro. Questo mi è servito per centrare il motorino. Se il cerchietto è della stessa dimensione del foro che si trova sul fusto, il foro ricavato dal trapano, che è precisamente al centro, di conseguenza si ritroverà proprio nel punto centrale del fusto. Così ho fatto in modo tale da avere il centro perfetto. Dopodiché non ho dovuto fare altro che segnare appunto i punti
e poi forare per metterci dei bulloni. Non me ne vogliate se uso tutto questo VD40, temevo di rovinare la punta del trapano. I bulloni sono stati messi sotto sopra per far sì che il motorino, una volta installato, fosse anche rismontabile, perché in effetti così facendo, mettendo quindi poi il dado tra il bullone e il motorino, basterà svitare il dado per poi staccare il motorino. Qualora dovessero esserci dei problemi, mettiamo caso il motorino smettesse di funzionare, lo si smonta, 8 euro, lo si ricompra, o 4 se avete la fortuna che ho avuto io, e si rimonta il motorino. Questo implicherebbe anche che qualora magari si arrivasse a capire che in futuro il motorino non serve, a quel punto lo si smonta e si leva proprio il motore a quel punto lì. Anche se io lo consiglio, perché le resistenze, per quanto circolari, tendono sempre ad avere più calore da una parte che dall'altra. Ovviamente vicino alla bocca c'è sempre meno caldo, quindi il piatto ruotando fa sì che la pizza cuocia in modo più omogeneo e non ci sia bisogno di dover aprire e girare la pizza con una pala. Ho voluto prendere un asse proprio perché così vedete stesso voi che il motorino non è a livello del fusto ma è all'interno, quindi di conseguenza qualora io appoggiassi il fusto a terra non ci sarebbe il problema di ritrovarsi che il motorino tocchi proprio il terreno, tocchi terra. Una piccola prova. Funziona, fortunatamente al 100% funziona senza nessun problema. Ci sono le varie fasi, ho voluto provare con appunto un piccolo peso, ma in realtà vi dico, questo motore è in grado di spostare dei pesi veramente assurdi, non sarei mai immaginato, poi capirete. Ho voluto montare quindi, in effetti da una stecca di legno, da una piccola stecchetta di legno, ne ho ricavato quindi una piccola parte e con un bullone l'ho imbullonata e chiusa quindi alla porta. Questo effettivamente, essendo tutto su misura, fa sì che la porta si chiuda appoggiandosi, ma ho voluto aggiungerci per sicurezza delle linguette interne. Non fate caso al filo di ferro che vedete lì, che serviva solo temporaneamente a far sì che gli spigoli, gli angoli non andassero per fatti loro, non si allargassero troppo. Come vedete il fusto, la porta del fusto si apre e si chiude senza nessun problema.
Utilizzando una punta che avevo rotto, ho ben pensato di togliergli quindi la testa, e siccome la parte sottostante, quella esagonale, entra perfettamente all'interno del motorino del girarrosto, ho fatto sì che appunto venisse quindi incastrata lì e all'occorrenza potesse sfilarsi. Quindi capirete poi cosa ne ho ricavato. E qua si arriva poi alla parte che secondo me è stata quella che più geniale fra tutte. Ho voluto ricostruire il sistema ruotante che hanno anche i forni a microonde. In effetti, se voi pensate a un forno a microonde, noterete che il piatto poggia su 3 rotelline di plastica in quel caso, ed è ancorato a un centro, quindi al centro ha di solito 3 piccoli angolini che vanno ad incastrarsi nel centro, e poi il piatto poggia principalmente sulle 3 rotelle che lo fanno ruotare, cioè il motorino centrale ruota e le rotelle fanno sì che faccia meno attrito ma sia stabile. Ho voluto ricreare la stessa identica funzionalità, però tutto in acciaio, utilizzando quindi la valvola che avevo staccato precedentemente. E ora capirete fin dove mi sono spinto. Questa effettivamente forse è la parte dove bisogna essere un po' più attenti nei dettagli, e dove non bisogna sbagliare, perché di valvola ce n'è una sola, quindi qualora si facessero troppi buchi sarebbe poi un guaio. Quindi in questo caso bisogna fare 6 buchi, 3 buchi che reggeranno le rotelline, quindi i cuscinetti a sfera, mentre altri 3 buchi saranno quelli di ancoraggio alla punta del cacciavite che ho smontato, che ho rotto. Qui ovviamente non vi farò vedere tutti i 6 buchi, faccio vedere principalmente come ho fatto il primo. Ci ho perso una mezz'oretta più o meno per fare solo questi fori. Questa valvola, vi devo dire, è stata la cosa più difficile da bucare. Ha uno spessore che è di quasi 5 mm, è qualcosa di assurdo pensare a quanto acciaio, infatti il peso è sostanzioso, anche solo la valvola pesa un sacco. È finalmente bucata. Così poi un secondo buco. Tengo a precisare, i cuscinetti a sfera l'ho presi da AliExpress, costo 85 centesimi. In acciaio, non prendeteli in carbonio perché l'acciaio resiste meglio al calore, quindi conviene prendere quelli in acciaio. Secondo foro fatto, e così appunto grazie ai 3 fori, montandoci quindi i cuscinetti a sfera, continuo a volerli chiamare rotelline, montando i cuscinetti a sfera, vedete il piatto funziona, cioè fondamentalmente il centro non poggia a terra, con un po' di Pattex 1000 chiodi, sapete, quella pasta riposizionabile della Pattex che tra l'altro non consiglio di acquistare mai, ma mai, proprio ma mai, perché è veramente non mi fate dire parolacce, però me la ritrovavo e quindi di conseguenza ho pensato di
attaccarci così facendo un pennarello che mi segnasse il bordo estremo fin dove arrivavano quindi le rotelline. Questo poi capirete il perché è stato fatto tutto ciò. È carina sta cosa. Sappiate che dopo un po' ha smesso di disegnare e poi è caduto. A proposito, questa Pattex 1000 chiodi, questa robicina qua, questa gommina qui, vi fanno credere che potete attaccarci qualunque cosa ai muri? No, no, cade tutto in un attimo. Ma ecco qua la prova con il biscotto. Questo è un biscotto da 35 cm, lo spazio interno è da 39, quindi di conseguenza io ho ancora 2 cm per lato per poter coibentare ulteriormente. Per ora non l'ho fatto, ho voluto lasciare tutto così. Mi sono ricavato con una fresa a tazza un dischetto di polistirolo. Questo è un polistirolo molto compatto, viene utilizzato per gli alimenti, per tenerli al fresco. Quindi poi che cosa ho fatto? Con del silicone resistente alle alte temperature l'ho incollato al fondo. E poi ho lasciato il motorino che girasse. Il motorino deve sempre girare in questi casi perché bisogna evitare che appunto sia la malta refrattaria, in questo caso che verrà collata sopra, che il silicone essiccandosi vadano a fare presa sul motorino stesso, quindi bloccandolo. Ho ben pensato di utilizzare la malta poi tutto attorno proprio per sigillare e coibentare la parte bassa. Il polistirolo fa sì che la malta non aderisca al motorino, quindi lo tiene al sicuro, tra virgolette. Poi tenete presente che il biscotto assorbirà la maggior parte del calore, quindi non c'è bisogno di proteggere più di tanto quella zona lì. Infatti quando poi sono andato con la pistola laser per misurare la temperatura siamo più o meno a un biscotto di 450 gradi, mentre questa parte qui che sto adesso stendendo arriva più o meno ad essere sui 70 gradi. Quindi il biscotto fa da scudo termico anche molto ma molto estremo. Sappiate che tutto questo è stato steso fino al segno del pennarello, proprio per far sì che appunto le rotelle toccassero la malta refrattaria. Con una livella mi sono solo accertato che fosse tutto in bolla. Come vedete il motore continua a girare. Primo test. Allora, come vedete una parte delle rotelle
ormai le chiamerò rotelle, cuscinetti a sfera non mi piace a quanto pare, il mio cervello si rifiuta. Una parte dei cuscinetti a sfera tocca la malta cementizia, quella refrattaria, e però quando si avvicina alla parte più esterna, più lontana dalla telecamera, lì si vede che non ho steso ancora abbastanza malta e quindi dovrò continuare con qualche altra cucchiaiata. Bisogna far sì che tutte le zone vengano colpite dai cuscinetti a sfera, dalle rotelline, perché le rotelle stesse poi delimiteranno quindi i solchi che loro poi andranno a percorrere di volta in volta con il biscotto, quindi faranno in modo da ritrovarsi schiacciate tra il biscotto e la malta refrattaria. Vedete, in questo caso piano piano incominciano a delimitarsi i vari solchi relativi al passaggio delle rotelline, perché cuscinetta a sfera no, rotelline. Ecco, una volta essiccato il risultato è questo. Ho voluto allargare così facendo i fori che già sono presenti al di sotto del fusto, per un motivo ben preciso che capirete nel secondo video quasi sicuramente. Tengo a precisare, i fori non arrivano a bucare la camera, è tutto fatto all'esterno, tutto ciò. Poi sono stati fatti altri 3 fori, questi qua sono relativi invece al montaggio della resistenza. Questa sarà la guida principale sulla quale la resistenza si appoggerà. Tenete presente che sto lavorando in una situazione veramente stretta e angusta. Ed eccoci qua dall'altro lato. Devo ammettere che non è stato proprio semplicissimo, ma neanche poi troppo complicato. Ho avuto fortuna nel trovare una resistenza così larga, ma devo ammettere non è molto difficile, basta cercare bene su Amazon. O anche volendo, se riuscite, non avete fretta, potete comprare tutto da AliExpress tranquillamente, arrivano più o meno in, non voglio dire sciocchezze, ma secondo me in un mesetto arriverà. Qui poi siamo al montaggio dei faston.
Non fate l'errore che ho fatto io, perché i Faston, vedete, vengono venduti con quel cappuccetto in plastica. Quel cappuccio, inutile dirvi che si è fuso. Credevo che resistesse alle alte temperature, invece no. Quindi ho dovuto poi optare per le guaine resistenti alle alte temperature, che arrivano più o meno a 150-175 gradi. Non ho preso guaine più resistenti perché queste si troveranno fuori. Al di fuori, se fate una buona coibentazione, non dovreste avere più di 100-110 gradi, ma nel caso mio si arriva anche a 70. Anzi, se si va a tenere presente poi la copertura finale che verrà fatta, si arriva in realtà che sopra ci si può mettere tranquillamente le mani, perché si è 30-40 gradi, poi capirete perché. Intanto qui viene fatto un piccolo test giusto per vedere se tutto rientrava, e anche per bloccare la massa, perché la massa verrà fissata al dadino che vedete al centro. Ho optato, siccome era molto largo lo spazio, per del sughero. Ho preso un tappo di sughero, l'ho tagliato e forato al centro. Il sughero è ignifugo, non prende fuoco, è resistente anche ad alte temperature, resiste tra l'altro a discussioni termiche ed è anche un ottimo isolante. Avendo un tappo di bottiglia, ho voluto provare e devo dire in questo caso ha funzionato. Inutile dirvi che quello è silicone resistente alle alte temperature. Ovviamente il primo tentativo si è sfracellato, l'ho sostituito. Per fortuna avevo ancora del vino. Non sono stato tanto triste di dover adoperare un altro, sarò sincero. Ed ecco qua come si fissa la massa. La massa la si può fissare in quel punto perché se e qualora la resistenza tocca anche solo minimamente il fusto, in questo caso, la massa può scaricare appunto sulla messa a terra direttamente senza nessun altro problema, altrimenti bisognava poi cercare un altro punto per la massa. Ma siccome questo bollone si trova al centro tra i due poli della resistenza, e che la resistenza appunto tocca il fusto, è tutto funzionante al 100% ed è sicuro al 100%. Può sembrare che non stia accadendo nulla, ma io dal basso, cioè dall'interno, sto stringendo il dado per bloccare la massa, il cavo di messa a terra quindi. Siamo quasi arrivati alla fine della prima parte, ci fermeremo quasi a breve, quindi mi mostro semplicemente cosa ho fatto nelle ultime parti. Questa appunto è la guaina, ma vi ripeto, l'ho dovute rimettere queste guaine, ho dovuto mettere delle guaine più resistenti, perché ovviamente il cappuccio in plastica nel primo tentativo è andato tutto bene. Quando l'ho montato
per cuocere le pizze, dove è stato più o meno acceso un'oretta il forno in totale tra riscaldamento, preriscaldamento e utilizzo. I cappucci si sono fusi. In quel caso là devo ammettere il mio errore, ve lo dico proprio, evitate di mettere il cappuccio. Bene, qui siamo arrivati quindi alla fine della prima parte, spero che vi sia piaciuto intanto quello che ho creato. Se avete dei suggerimenti, dei consigli riguardanti sia alla realizzazione che appunto a come ho creato il video, come ho realizzato il video, che magari poi nel secondo io possa riportare e migliorare, vi chiedo cortesemente di farlo. Intanto vi chiedo nuovamente, visto che è gratuito e non costa niente, di iscrivervi al canale per cortesia, e in più di mettere un like al video stesso se è stato di vostro gradimento. Ve lo chiedo anche perché così facendo non solo farete capire a me che sto seguendo la strada giusta, ma a parte quello comunque mi renderete orgoglioso proprio di ciò che sto creando. E spero di essere stato d'aiuto per molti di voi per creare lo stesso forno, oppure per avere un'idea per una futura creazione. Intanto vi dico, la spesa più o meno di tutto il forno è stata attorno, allora compreso il materiale per coibentare, siamo attorno agli 85-90 euro. La cosa che è costata di più di tutto è stato il biscotto, e ovviamente là non ci sono molte chance, si parla comunque di dover comprare un biscotto che sta attorno ai 40 euro, il resto si parla comunque di resistenze da 2200-2400 euro che su Amazon vendono a 10-15 euro, e anche se io per fortuna l'ho presa online, ho trovato una da 35 cm, quindi anche bella larga. E comunque poi a parte quello c'è la malta refrattaria e qualche altra piccolezza, tipo il silicone dalle alte temperature mi è costato 2,80 euro, stiamo parlando proprio di sciocchezze. Il filo ignifugo viene a costare 8 euro, siamo su dei costi molto bassi alla fine. Intanto vi ringrazio per la visione, ringrazio tutti voi per essere tornati, chi appunto era già iscritto o per esservi iscritti qualora lo facciate, vi prego fatelo nel caso vi è piaciuto, e vi auguro una buonissima giornata e un grazie a tutti, vi voglio bene ragazzi.